Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video dell'Angolo del Mecha. In questo video continueremo l'analisi dei Mobile Suit schierati nella seconda serie di Gundam dall'Anti-Earth Union Group, ossia l'EUG. Prima di cominciare vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed eventualmente di guardare i due video che abbiamo fatto sulla serie Z come introduzione. Nello scorso video avevamo accennato come il Rick Diaz era nato originariamente come prodotto di massa per l'EUG, ma poi è diventato invece unità d'elite. Ecco, il Mobile Suit veramente di massa che poi verrà sviluppato e sarà il principale avversario dell'Isaac dei Titans sarà il Nemo. L'MSA-03 Nemo riprende un po' l'aspetto dei regimi federali visti anche nella guerra di un anno, ma in realtà la sua tecnologia è un misto di tecnica Anaheim e della Zionic, che ricordiamo dopo la guerra di un anno è stata assorbita dall'azienda della Luna. Proprio come i regimi federali, il Nemo era pensato per avere un'elevata versatilità, doveva essere utilizzato in ogni ambiente e anche questo, come anche il Gundam Mach 2, sarà caratterizzato dal movable frame, ossia sostanzialmente tutta questa integrazione di sistemi e attuatori che permetteva quindi una maggior efficienza energetica. Per quanto riguarda l'armamento, invece il Nemo resta comunque sulla linea degli altri Mobile Suit dell'EUG. L'equipaggiamento infatti è composto dalla Beam Saber, dal Beam Rifle, dal Clay Bazooka di cui abbiamo parlato anche nel precedente video, e ritornano in auge i cannoncini Vulcan sulle tempi che avevamo visto nei GIM federali della prima serie e nel Gundam RX-78-2. Anche il Nemo, come il Mach 2, è dotato di uno scudo con copertura anti-beam che quindi gli garantiva una maggior durabilità contro i colpi a megaparticelle dei nemici. A proposito di corazzatura, bisogna sottolineare come il Nemo utilizzi un altro materiale sviluppato su Axis, ossia il Gundarium Alpha. A differenza del Gundarium Gamma sviluppato per il Rick Diaz, l'Alpha è sostanzialmente la riproduzione del Gundarium originale utilizzato per l'RX-78-2. Niente di speciale quindi, ma la facilità con cui era pilotabile il Nemo rispetto ad altri Mobile Suit come per esempio il Rick Diaz fece sì che questo Mobile Suit ebbe molto successo tra i reparti di massa e quindi contribuì molto alle operazioni dell'EUG sia nello spazio che sulla Terra, dove in particolare venne utilizzato dalla fazione di Karaba. Ma andiamo a parlare di un'altra importante innovazione introdotta in questa serie: i Mobile Suit trasformabili. Infatti, oltre alle già citate caratteristiche come il monitor a 360 gradi, lo Z Gundam, come altri Mobile Suit di questo tipo, era in grado di trasformarsi quasi istantaneamente in un ibrido tra un caccia spaziale e un Mobile Armor. Se i Mobile Suit di prima generazione erano lenti, proprio perché si spostavano solo grazie ai reattori vernieri, la trasformazione in questa sorta di caccia garantiva a essi la possibilità di muoversi velocemente per il campo di battaglia. Quindi non è insolito vedere nella serie Z Gundam che a una certa il Mobile Suit si trasforma in questo aereo più compatto e scappa via per raggiungere un altro punto della zona di battaglia. In particolare lo Z Gundam può utilizzare questa configurazione anche per rientrare in atmosfera terrestre senza bisogno di un Valyut. Lo Z Gundam è stato progettato dal protagonista della serie, Camille Vidam, sulla base proprio del Mach 2 e chiaramente unendo la tecnologia del Rick Diaz. Infatti lo Z Gundam avrà la stessa armatura del Rick Diaz, Gundarium Gamma. Inoltre lo Z Gundam ha una particolare tecnologia chiamata biosensori che potrebbe fare riferimento allo Psychommu visto nella fine della guerra di un anno. Essa è in grado infatti di mettere molto in contatto il pilota con la macchina e di convogliare emozioni e pensieri per dare dei comandi più istintivi e più rapidi allo Z Gundam. Per quanto riguarda l'armamento, lo Z Gundam riprende i cannoni Vulcan sulle tempie visti anche nel Gundam originale e nel Nemo. Oltre a questo, per il combattimento ravvicinato, lo Z Gundam utilizza anche la Beam Saber, che in questo caso però è leggermente più potente rispetto a quelle in dotazione degli altri Mobile Suit che abbiamo visto finora. È interessante sottolineare che lo Z Gundam ha due Beam Saber come quelle del Gundam originale, ma quando si mette nella modalità Wave Rider, quindi quando si trasforma, le due Beam Saber diventano due cannoni a megaparticelle. Nella serie Z però assume molta importanza il combattimento a distanza, in particolare lo Z Gundam quindi è equipaggiato con un lungo beam rifle avente una potenza di fuoco quasi il triplo di quella del Gundam originale. Anche questo può essere utilizzato come cannone a megaparticelle quando il Mobile Suit si trova in configurazione Wave Rider e ha la caratteristica, per il combattimento invece ravvicinato, di potersi convertire in una sorta di enorme lancia in realtà, perché il fucile resta come impugnatura ma invece spara un raggio, crea un high field a forma di lunga lama. Infine, in prossimità del polso, lo Z Gundam è equipaggiato con un lanciagranate che può essere sostituito all'occorrenza con un lanciacavi in grado di immobilizzare un Mobile Suit nemico. Dal punto di vista difensivo invece lo shield dello Z Gundam è caratterizzato da un'elevata resistenza termica che
ha come obiettivo per l'appunto quella di consentire al Wave Rider, quindi alla configurazione aerea, di raggiungere l'atmosfera terrestre senza bruciare. Conclusione: lo Z Gundam, che è l'unione della tecnologia di Zeon e quella dell'Anaheim, unita alle grandi capacità del suo pilota Camille Bidan, è uno dei mobile suit più potenti comparsi nella serie Z, quindi nel conflitto di Grips. Ma lo Z Gundam non fu il primo mobile suit trasformabile a essere progettato dall'Anaheim per l'Eiyuk. Il primo mezzo a vedere la luce fu infatti l'MSA 005 Metus. Realizzato con il Gundarium tradizionale, anche il Metus fa dell'agilità, nella forma trasformata, il suo vanto, anche se rispetto allo Z Gundam il suo armamento risulta più leggero, e quindi il Metus è più un'unità da supporto che da sfondamento. Questo però non significa che il Metus sia disarmato, anzi, all'altezza delle braccia, sopra i polsi, sono presenti due cannoni a megaparticelle, rispettivamente della potenza equiparabile a quella del beam rifle del primo Gundam. Oltre a questo, ma solo nel braccio sinistro, è presente, come nello Z Gundam, un lanciagranate. Come altri mezzi della serie, il Metus può imbracciare un beam rifle, anche se la sua potenza è chiaramente inferiore rispetto a quella dello Z Gundam. Infine, per il combattimento corpo a corpo, il Metus è equipaggiato con ben 6 beam saber, 3 nascoste in ciascuna gamba. Nella serie questo mezzo sarà ad esclusivo uso spaziale e verrà pilotato prima da Rekko Alond e poi dal sottotenente Fayu Iri. Questo mezzo, comunque dalle caratteristiche molto buone, avrà solo la sfortuna di essere soppiantato da altri modelli sviluppati in parallelo che si riveleranno più performanti di lui. In testa tra tutti ovviamente lo Z Gundam. Bene, con questo siamo giunti alla fine del video, vi ricordiamo di lasciarci un like e un commento se vi è piaciuto e noi ci rivediamo la settimana prossima in cui concluderemo l'analisi sui mobile suit comparsi nella serie Z in forze all'Eiyuk. Un saluto e alla prossima!